Oggi sono a bordo di Stella Mar, la prima unità 115 della linea RJ di Cantiere delle Marche. Tutta la linea RJ è disegnata dal designer italiano Francesco Pascoschi, mentre gli interni sono disegnati da Francesco Pascoschi in collaborazione con Margherita Casprini. La carena invece è un progetto di Sergio Cutolo di Hydrotech. Gli interni, come spesso accade, sono stati fortemente influenzati anche dall'armatrice, che ha scelto dei colori molto riposanti, monocromatici. Abbiamo il legno rovere sul pavimento e sui celini, con l'accostamento della pelle e del marmo. Anche questa volta Cantiere delle Marche ha costruito un Explorer magnifico per le lunghe navigazioni. È veramente un cantiere che nel suo DNA ha l'obiettivo di essere leader nella produzione di Explorer e ha sicuramente un'esperienza molto importante e si vede nei dettagli. Andiamo a vederli. La zona esterna qui a poppa è fatta per essere vissuta in piena continuità con il mare, ma anche con gli interni. Mi piace molto la scelta che è stata fatta di girare i divani del main salon verso poppa, permettendo quindi a chi si trova qua di godersi il mare. Mentre oltre il divano si trova un tavolo da pranzo per 10 persone. Vorrei attirare poi la vostra attenzione sulle 12 bocchette per l'aria condizionata nella parte alta di questo salone. È importante perché queste garantiscono non solo un'uniforme distribuzione del caldo e del freddo, ottimizzando anche i consumi, ma garantiscono anche un alto comfort quando ci si trova in climi molto caldi o molto freddi. Dall'anticucina si accede anche al carruggetto esterno e, considerando che dalla cucina si accede anche alla zona equipaggio, questo permette di non disturbare la privacy degli ospiti nel main salon. È bellissima questa scultura al centro delle scale. Qui ci troviamo nello studio dell'armatore. Sono nella cabina armatoriale e devo dire che ho molto apprezzato il fatto che questo yacht sia veramente costruito intorno al benessere dell'armatore. Gli stabilizzatori, ormai presenti su tutte le unità dislocanti, permettono anche di fare scelte come questa, ovvero di inserire una vasca da bagno, oltre alla doccia e una piccola sauna. Un altro dettaglio dei materiali che ho apprezzato molto è l'utilizzo di questo marmo statuario di Carrara che è opaco, con questa finitura cannettata che è molto bella. Sono nell'over deck dove troviamo 2 cabine doppie con letto a pullman e 2 cabine matrimoniali. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo è che siamo su un 35 metri, gli spazi sono tanti. Per farvi un esempio abbiamo il day head al main deck e un altro day head all'upper deck. Come vedete il cantiere è veramente molto attento ai dettagli tecnici, anche più piccoli. Ad esempio qui questo comodino è costruito in modo che nelle condizioni meteo più avverse non si possa aprire da solo. Taglio delle porte ha 1, 2, 3, 4 cardini
questo è lo spessore e qui nella parte bassa ha questa parte rossa che quando la porta si chiude si sigilla completamente e quindi l'insonorizzazione di queste cabine, grazie ai pannelli insonorizzanti e ad altre tecnologie, è molto elevata. Siamo sull'upper deck nella lounge, un ambiente dedicato allo svago senza perdersi nulla del paesaggio. Questo grazie alle grandi vetrate, ma anche alla battagliola esterna in vetro. Andiamo a scoprire la plancia di comando. Questa è la porta della cabina del comandante. Sono sulla plancia di comando. Questa plancia di comando è essenziale, semplice, ma abbiamo tutto il necessario per una navigazione sicura, per navigare sulle lunghe distanze, come per questa barca che è stata concepita per un range di, pensate, 5.500 miglia nautiche a 10 nodi, quindi un range incredibile. Ha una velocità di crociera di 11 nodi e una velocità massima di 13 circa. Ha una particolarità che ha il bow thruster ma non è lo stem thruster e qui abbiamo due tiller per cui i timoni, come sulle navi, si muovono indipendentemente, non si muovono solo in maniera sincronizzata, ma se si vuole si possono orientare indipendentemente. La carena di questo yacht è stata progettata da Sergio Cutolo di Hydrotech, è una carena efficiente che ha un consumo di circa 60-70 litri l'ora a 11 nodi, quindi consumi bassi. Ha 4 display perfettamente integrati e intercambiabili. Questo yacht è dotato di 2 pinne stabilizzatrici elettriche che quindi servono a stabilizzare la barca sia in navigazione che all'ancora e sono anche silenziose rispetto alle pinne stabilizzatrici idrauliche. Sono state progettate da CMC. Sono sull'upper deck e qua troviamo un grande tavolo, un mobile e delle sedie, un salottino, un'area benessere, salute dove poter fare palestra, ma al posto di queste sedie in navigazione viene riposto il tender che verrà appunto, come vi mostrerò tra poco, preso dalla gru che sta al ponte superiore, sul flybridge. Qua esce la gru e prende il tender che verrà posizionato nel ponte inferiore. Qui potete notare la battagliola in vetro di cui vi parlavo prima. Sul lato dritto vediamo una stazione di manovra che è presente anche sul lato sinistro. La zona di prua è organizzata per essere utilizzata in relax, sia in navigazione che all'ancora o magari quando in porto si vuole avere un po' più di privacy. Da questo portellone si accede a un locale tecnico che può anche essere un'area di storage.
Siamo tornati sul Clay Bridge, dove troviamo una grande wet bar con un tavolo contrapposto, oltre ad una zona lounge a prua con una grande jacuzzi, mentre a poppa troviamo una zona per prendere il sole. La zona centrale del fly è riparata dal sole grazie a questo hardtop rigido. Sul Fly Bridge troviamo un punto di forza incredibile di questo yacht perché è una novità che sicuramente ha richiesto un'ingegnerizzazione, un design molto complessi da sviluppare, che è la gru, che è totalmente a scomparsa, quindi sia il sistema di chiusura del portellone che di incasso della gru è molto molto particolare ed è una novità su questo yacht. Questo è il Transformer. Come tutti gli yacht costruiti da Cantiere delle Marche, anche qui troviamo il tipico lazzaretto, dove tipicamente l'armatore ama inserire le attrezzature che più gli piacciono. Quindi ad esempio qui abbiamo l'attrezzatura subacquea, un tavolo da lavoro, la laundry e poi l'armatore ha voluto mettere anche 2 frighe addizionali molto grandi. Andiamo a vedere la sala macchine. Ecco la sala macchine di Stellamar. Come dico sempre, la sala macchine è veramente una caratteristica molto importante da studiare quando si va a bordo di uno yacht, perché è da lì che si capisce il know-how del cantiere. Questa sala macchine è concepita come una sala macchine di un Explorer, quindi è una signora sala macchine perché è veramente ha tutti i suoi spazi, ma soprattutto è tutto molto accessibile. Adesso poi vi faccio vedere qualche piccolo dettaglio, come ad esempio questi paglioli, come sono facili da aprire e da ispezionare. Tutti gli impianti si riescono agevolmente a girare, vedere. I motori sono in compliance Tier 3, per cui hanno emissioni ridotte di NOx e SOx, come potete vedere.